Okay, good evening. Buonasera. Okay, so today we will discuss about consciousness of mind in general. Oggi parleremo della nostra coscienza, della nostra mente. Let us first generate good motivation as a tradition of Kadamba Master. Però prima di tutto seguiamo la tradizione dei maestri Kadampa e generiamo una buona motivazione per l'ascolto. So this is as, may I attain enlightenment for the benefit of all sentient beings. So toward that end, I shall engage in this talking discussion. La motivazione sarebbe che noi ci diciamo vorrei ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, per quello comincerò questa azione dell'ascolto. So now we will talk about consciousness. There are some theory about consciousness. For example, science, so the modern science, they propose that consciousness is just an emergent property of our bodily organ, specifically brain and its component, neuron. Allora, rivolgiamoci al nostro argomento, la coscienza. Cos'è la coscienza? Da un lato abbiamo la definizione della coscienza che ci dà la scienza moderna e secondo la scienza la coscienza è solo una proprietà emergente del cervello e dei neuroni. Science doesn't discuss or doesn't study about us before our conception in mother's womb. They also doesn't study about us after our death. So in other words, they do not talk about the past or the future life. Nella scienza occidentale non si pone la questione delle vite precedenti e delle vite future, allora non c'è la domanda cos'è successo prima di questa vita. They only talk about our present life, our present consciousness, which focus mainly on sensorial, that is direct outward. Allora, la scienza si occupa della coscienza di questa vita, di questo preciso momento, e questa coscienza è soprattutto rivolto verso l'esterno. Allora, per esempio, abbiamo tutti le coscienze sensoriali che guardano gli oggetti esterni. When it comes to mental consciousness, science is still struggling and on many occasions they're stumbling a lot on it. Poi però c'è anche la coscienza mentale. La scienza non è molto chiaro su questo argomento. Ci sono anche tante contraddizioni. But from the Buddhist perspective, which has over 2000 history and experience on consciousness, the nature of consciousness is clear. So we can say that there are two futures when we talk about the nature of consciousness, there are two futures. One is clear and another one is knowing. E poi c'è però la definizione che dà la scienza buddista, la scienza della mente, che comunque nel buddismo ci siamo occupati da 2000 anni della coscienza. E qui abbiamo una definizione che ha due elementi. So before directly discussing about those two futures, let me say that unlike science, we Buddhists not only talk about the present life, not only talk about the present consciousness,
we also talk about the past life, past consciousness, and also the future life. Prima di entrare nella definizione, però volevo anche dire che la scienza buddista parla non solo di questa vita, però si parla di un corrente mentale che veniva da una vita passata e che va verso una vita futura. If from Buddhist perspective, if we are to pinpoint the beginning point of our consciousness or our mind, it is impossible to find the point that we can call it as the beginning. So in other words, we can say that from Buddhist perspective, there is no beginning for the consciousness. It is beginningless. Perché noi nel buddismo diciamo che non c'è un momento in cui la coscienza comincia a esistere, si parla della coscienza senza inizio. And also it is endless. It can continue not only in this lifetime, it can continue to the next life and the subsequent life after that. E poi non ha nemmeno una fine. Allora, dopo questa vita la coscienza continua e continua per sempre. So if this is the case, then what is the nature of consciousness from Buddhist perspective? Allora, questa è la nostra base e poi possiamo chiederci la natura di questa coscienza qual è? So just as we briefly talked before, so the very nature of consciousness is there are two features of it, that is clear and knowing. Allora, la natura della coscienza ha questi due aspetti, è chiara e conoscente. Before moving on to discuss about different categories of consciousness, let us first look closely to this definition, to these two features in the definition. E allora esploreremo un po' questi due aspetti prima di andare avanti a definire i diversi tipi della coscienza. What does it mean to be clear in the definition? Allora, il primo aspetto è la chiarezza. You may be wondering like that. So there are two ways of defining the first feature, that is clear. Ci sono due modi per spiegare cosa vuol dire che la coscienza è chiara. The first way of defining it is our consciousness is like clear in the sense that all affliction and destructive mental emotions are temporary. La prima spiegazione sarebbe la nostra coscienza è chiara nel senso che tutte le afflizioni mentali non sono per sempre presenti nella natura della coscienza. They are the affliction or the destructive mental emotion. They are not in the nature of consciousness. They are like temporary. They comes and go. Queste afflizioni mentali o emozioni distruttive non sono una sola cosa con l'essenza della nostra coscienza, però sono fenomeni che vengono e se ne vanno. It is like, let us imagine sky, which is which is empty, spacious, and pure from the beginning. So its essence is like this. Possiamo paragonare al cielo, il cielo è chiaro, ampio, è chiaro dall'inizio, nella natura della chiarezza. Clouds do come in the sky and they also go away.
they are not in the nature of sky. E poi ci sono delle nuvole che temporaneamente appaiono in questo cielo, però non diventano mai di una natura col cielo, non si uniscono mai completamente col cielo. So just like sky, our mind, our consciousness is pure, is very clear. Those afflictions are like cloud. So they come and go. They are like temporary. They are not. They do not exist in the nature of our consciousness. E nella stessa maniera la coscienza stessa è chiara e conoscente, e poi le afflizioni sono temporaneamente presenti. We can take another example. Let us imagine a smooth flowing stream from Snow Mountain. Poi possiamo anche guardare un altro esempio. Immaginiamo che c'è un ruscello che viene da una montagna innevata. This stream is clear, flowing very smoothly and pure from the beginning. So its essence is that the impurities like mud and so forth are not in the nature of the water in the stream. They will settle eventually. Allora, questo ruscello o questo fiume che viene dalla montagna è nella sua natura chiara, pulita, molto pura. Anche se temporaneamente forse c'è un po' di fango che si alza, l'acqua sembra torbido, questo fango non diventa mai di una sola cosa con l'acqua. La purezza basilare o essenziale dell'acqua rimane così com'è. When all the impurities in water settle down, then the real nature of water will manifest, will become very clear. E quando tutte le impurità dell'acqua vanno giù, la vera natura dell'acqua diventa visibile, vediamo tutta l'acqua in tutta la sua purezza. Similarly, when the impurities in our continuum, like affliction, destructive emotion, when they settle down, when we succeed in getting rid of them, the real nature of our mind will manifest, will become very clear. E nella stessa maniera, se tutte le afflizioni della mente si calmano, la vera natura della mente, la sua purezza e chiarezza diventa evidente. So this is the first way of defining the first feature in the definition, that is clear. And the second way of defining that feature, which is clear, is. Allora, così abbiamo definito il primo aspetto della mente, la sua chiarezza, e adesso possiamo guardare il secondo aspetto, la sua capacità di conoscere. So the second way of defining it is our consciousness, our mind is clear or free from the impurities of object. So here the impurities of object refers to independent existence or absolute existence. Allora, prima ancora spieghiamo un po' l'altra interpretazione dell'attributo chiaro, e lì si potrebbe dire che la mente è libera da esistenza intrinseca o vera esistenza. Allora, non c'è una esistenza oggettiva nella mente. So here I mentioned the impurity as that of the object. So what does it means is there can be two different kinds of impurities. The impurities related to object and the impurities related to the consciousness that realize that object. So impurities related to object refers to, just as I mentioned, refers to
independent existence or absolute existence, but another one, the impurities, which refers to consciousness. Consciousness is the mind that grabs this independent existence. Allora, la mente è chiara perché nella sua base è libera da due impurità. Possiamo dire da un lato c'è l'impurità che riguarda gli oggetti che percepiamo e questi oggetti sono liberi di autoesistenza, vera esistenza. E poi c'è la chiarezza o purezza che si riferisce alla coscienza stessa, e questo vuol dire nella sua natura la coscienza è libera dall'aggrapparsi a questi oggetti come oggetti autoesistenti. If we have to give the specific term for that, we can use the term like impurities of object and impurities of object possessor. So it is related to the topic that we discussed in other video. So it is about the object of negation of reasoning and the object of negation of spiritual path. Object of negation of reasoning is related to the impurities of object. And the object of negation of spiritual path is related to these impurities of object possessor. You have to go a bit slower. I have never heard this before. So these two kinds of impurities, the impurities of object and the impurities of object possessor. Allora, possiamo chiamare queste due impurità anche impurità dell'oggetto o impurità del possessore dell'oggetto. So it is related to the two kinds of object of negation that we talked in the other video. E questo è legato ai due oggetti di negazione di cui abbiamo parlato negli ultimi insegnamenti. If you remember, those two objects of negation are the object of negation of reasoning and the object of negation of spiritual path. Allora, ci sono due oggetti di negazione, l'oggetto di negazione collegato al ragionamento e l'oggetto di negazione che riguarda il sentiero spirituale. So here, the impurities of object is equivalent to the object of negation of reasoning. Both of them refers to independent existence. Allora, qui l'oggetto, l'impurezza, la mancanza di purezza riguarda l'oggetto, ha da fare con l'oggetto della negazione basato sul ragionamento. So be clear about that, okay? The first one refers to just the independent existence or absolute existence. Allora, il primo si riferisce semplicemente all'esistenza dal suo lato, all'autoesistenza. And another one is the impurities of object possessor. So this is equivalent to the object of negation of spiritual path. So they refers to the mind or the consciousness that grabs that independent existence. E poi c'è l'impurità di chi possiede l'oggetto, e questo è in connessione all'oggetto della negazione del sentiero spirituale, perché si riferisce alla coscienza che aderisce o si afferra a questo oggetto autoesistente. So here, how is it related to the future? That is clear. Consciousness is clear of that impurities. That is the independent existence. So consciousness is clear or free of that independent existence. They do not exist independent
independently. Allora, se possiamo allora spiegare questa prima definizione della mente come chiarezza, così che è chiaro perché la coscienza è chiara perché è libera dalle impurità che riguardano l'autoesistenza. So not only the consciousness clear or free from that existence, but also their object are free from those independent existence too. Allora, la coscienza è vuota o libera da un'esistenza indipendente e anche l'oggetto su cui focalizza l'oggetto, la coscienza, è anche libero da esistenza intrinseca o esistenza indipendente. So this constitutes the two ways of defining the future clear. The second way of defining is a little bit harder than the first one. So I think it will be clear when we move on discussing it. Allora, adesso abbiamo spiegato quali sono i due aspetti che vengono descritti nella parola chiara o chiarezza della mente, e poi adesso andiamo alla seconda seconda parola che definisce la mente, quella che è in grado di percepire, di conoscere gli oggetti. Questo è un po' più complicato. So up to now we have finished the two ways of defining a clear in the definition of consciousness. Allora, adesso abbiamo finito di spiegare i due aspetti con cui possiamo interpretare la parola chiara. And the latter part of the definition, that is the knowing, the feature of knowing. So this kind of feature of knowing, so it shows the ability to know things. So unlike external objects such as wood or rock, which do not have any capacity to know things, all sentient being has the capacity to know some things. Poi la seconda parte della definizione ci spiega che la coscienza è in grado di conoscere. E allora tutti gli esseri senzienti possono conoscere oggetti, invece le roccia o le pietre o gli alberi non possono conoscere. So this feature, the feature of knowing, established that every sentient being has the essence of Buddha in his or her continuum. E se guardiamo questo fatto che siamo in grado di conoscere, questo è anche la causa per cui si dice che tutti gli esseri senzienti hanno la natura del Buddha dentro di loro. So now it is very important, just be attentive. So in the external activity, for example, like the activity of running a 100-meter dash, or the activity of jumping, for example, like jumping high jump or long jump. So those kind of physical activity can be improved toward a certain limit. Allora, adesso diciamo qualcosa di molto importante, allora siete attenti. Per esempio, se vogliamo perfezionare qualche sport, qualche addestramento fisico, possiamo, per esempio, gli esseri umani sono in grado di saltare forse certi metri, 5, 6, 7 metri, in alto anche possono saltare,
però ha un limite. Il perfezionamento del corpo ha un limite. For example, in running, in sprinting of 100-meter dash, so at the moment the record is like 9.58 seconds. So the record holder, they can run 100-meter dash in that second, 9.58. Allora, per esempio, anche per correre delle distanze corte, per esempio 100 metri, qualcuno al momento c'è un record, c'è un massimo, qualcuno è in grado di correre questa distanza in 9,81 secondi. Forse un giorno c'è qualcuno che corre ancora un po' più veloce. If the sprinter, they still practice more and more, they can improve that timing, but it is impossible for them to improve infinitely. Allora, se qualche persona sportiva si addestra ancora di più, forse è in grado di correre ancora un pochino più veloce, fare un nuovo record, però non è che si può perfezionare all'infinito questa capacità di correre. Let's say infinitely, in the sense they can't run that distance at the same speed with light. So it is impossible for any physical, like any sprinter, who can run that speed. Allora, nessuno sarà mai in grado di correre così velocemente come si muove la luce. Allora, è limitato quello che possiamo fare col corpo fisico. It is because the ability to run is based on our physical body, which is unstable. So if the basis or the support is unstable, then the ability to do something basing on it is impossible to improve infinitely. Questo è perché correre dipende dal nostro corpo e il nostro corpo è instabile. Allora, se la base di qualcosa su cui possiamo lavorare è instabile, non è che possiamo migliorare la cosa all'infinito. And then another example in jumping also, the like the player can improve toward a certain limit, but they cannot improve infinitely. È la stessa cosa con i salti. Se qualcuno si addestra molto può saltare ancora un po' più lungo, però queste distanze che gli esseri umani possono saltare saranno sempre limitate. And in our text, it takes the example in boiling water. So the temperature, the heat of the water, if we boil the water, it can attain certain temperature, but it cannot increase that temperature infinitely, because once it attains the temperature of 100 degrees Celsius, the water start evaporating. So the very basis of the hotness of water is water, which is unstable, because if we keep on heating it, the water change into vapor. So it like the basis will go away. Poi c'è un altro esempio nei testi, si dice se riscaldiamo acqua possiamo riscaldarla fino a 100 gradi e poi si trasforma, diventa fumo. Allora c'è un certo limite, oltre di questo limite l'acqua non può essere riscaldata. So this is because the very basis or support of those capacity is not firm or not stable. E questo è perché la base che viene trasformato lì in sé non è stabile. But the capacity of knowing, of
all sentient beings. So this kind of capacity can be improved infinitely because the very basis or support of that capacity is consciousness, which is very stable and firm. Dall'altra parte, la coscienza ha una base molto solida e per quello le capacità della mente possono essere ampliate. Because consciousness do not last when we die. It keeps on its continuity in next life and the subsequent life. So there is no beginning point of our consciousness, and also there is no ending point of our consciousness. So it keeps on its continuity. So that's what we call it very stable and firm. Noi chiamiamo la nostra coscienza stabile e solida perché continua dopo questa vita, mentre il corpo disintegra, la coscienza va nella prossima vita e poi dovrà ancora un'altra vita, eccetera. That's why in the second chapter of Pramana, Dharma Kriti proof that the meritorious mind like compassion can be improved indefinitely. Per quello si dice anche che la mente della compassione può essere migliorato all'infinito. So now I hope it is clear that the second feature in this definition of consciousness, which is knowing, established that every sentient being has the essence of Buddha in his or her continuum. Spero che è diventato chiaro perché in questa seconda parte della definizione dove diciamo la coscienza è in grado di conoscere, questa qualità indica chiaramente che tutti gli esseri hanno la natura del Buddha. If I sum up the point that we have discussed so far, we talk only on two topics. One is the clear and the another one is knowing. So clear shows that our consciousness is very clear. All the affliction and destructive emotion are temporary. They are adventitious. They are not in the nature of our mind. So this is one feature. Upon that, the very feature of knowing then make it frame that we all sentient being has the essence of Buddha in our continuum. Allora, abbiamo spiegato che con la prima parte della definizione, dove viene detto che la mente o la coscienza è chiara, abbiamo detto che non è una sola cosa con le afflizioni mentali non sono una cosa con la natura della mente, però sono solo fenomeni temporanei che vanno e vengono. E poi con la seconda parte della definizione abbiamo stabilito che tutti gli esseri senzienti hanno la natura del Buddha. So what it implies is that we have the golden Buddha in our continuum. So the very state of that golden Buddha is wrapped in many layers of old and stingy cloth. Un altro modo per spiegare di che cosa stiamo parlando sarebbe, potremmo anche dire, tutti noi abbiamo come un Buddha dorato dentro di noi, però al momento è come coperto da qualche tessuto sporco. To see the golden Buddha clearly, we have to untie all those layers of clothes, which is like old and stingy. Similarly, to see the very essence of the Buddha inside us, that is the real nature of consciousness, our consciousness, we have to clarify all the layers of affliction.
or mental destructive emotion. Allora, potremmo immaginare, se vogliamo chiaramente vedere questo Buddha dorato, che è coperto da questi strati di materiale sporco, dobbiamo man mano eliminare tutti questi strati e poi vediamo il Buddha. E nella stessa maniera possiamo dire la natura del Buddha è nella chiarezza della nostra mente. E quando una volta che abbiamo eliminato tutti i strati delle afflizioni mentali, la natura del Buddha che è nella nostra coscienza diventa molto ovvio. In order to show that all sentient being has the essence of Buddha, in the text called the Gyulama, in Tibetan we call Gyulama, so there it has given about 9 examples to show all sentient being has essence of Buddha inside them. C'è un famoso testo che in tibetano si chiama Gyulama, e in questo testo ci sono 9 esempi che illustrano cos'è la natura del Buddha. So this text, literary translation in English is Sublime Tantra. Poi tradotto, questo titolo del testo è Tantra Sublime. So among those 9 examples, I will give one of them. So one is the essence of Buddha is likened to the honey, and the layers of old and stingy cloth is the layers of the affliction and destructive emotion are likened to the bees that covers that honey. Allora, un esempio è che la natura di Buddha è come il miele, però il miele forse è nascosto da tanti api che lo proteggono. Allora, nella stessa maniera, la nostra mente è coperta da tanti stati di afflizioni mentali che nascondono praticamente la natura. In order to get that sweet honey, we have to first of all clarify all those honeybees, and it takes a lot of effort. Per ottenere il miele dobbiamo in qualche maniera allontanare tutti questi api e questo richiede un grande sforzo. And similarly, to see the real nature of our consciousness, or to see the essence of Buddha, we have to clarify all the destructive emotion, which we call affliction. E nella stessa maniera, per vedere la natura del Buddha chiaramente, dobbiamo allontanare le afflizioni mentali o che sono anche le emozioni distruttive. So this is about the real nature of our consciousness or our mind. Now, if we discuss about the function of our mind, allora, questa è la definizione della natura della mente e adesso potremmo chiederci quali sono le funzioni della nostra mente. all the world major religion except some atheistic religion like Buddhism and Jainism or some kind of the Sankhya philosophy, rest of the world religion, they propose everything in this universe, and the universe itself is created by God. Allora, ci sono diverse religioni, allora da un lato c'è il buddismo e il jainismo che non parla di un Dio creatore, però tutte le altre religioni credono in un Dio creatore. But according to Buddhist perspective, the creator of all those things are not other than our consciousness.
Il buddismo invece dice che il creatore di tutte le cose è la nostra coscienza. So we says that out of or from our consciousness or from our mind, everything, including the universe and the sentient being residing in it, come arise. Noi diciamo che da tutto il mondo, incluso anche gli esseri senzienti che ci abitano, sorge dalla nostra mente. It is difficult to accept that point readily. So I think if you spend some time to study about the law of karma, it will be very clear. Although it is not arise directly out of our mind, but it arises through directly or indirectly. For example, our mind, if it falls under the influence of destructive emotion, it gives rise to like attachment and anger, which eventually give rise to all the like the place where we live and the sentient being that live in this place. Allora non è così evidente perché non diciamo che in questo momento le cose sorgono dalla nostra mente così immediatamente, però se studiamo un po' la legge di causa e effetto, se studiamo gli insegnamenti sul karma, sviluppiamo una comprensione di queste cose, perché vuol dire che noi abbiamo le afflizioni mentali, abbiamo l'attaccamento e l'avversione, e da questi man mano sorgono tutte le nostre circostanze della nostra vita, il nostro ambiente in cui viviamo, eccetera. This is very consistent to the law of cause and effect, causality. So we specifically point to our own action. So Buddha says that there is a very famous line. It says like, we are our own best friend or our own protector, and we are our own the worst enemy. So it is up to us to choose whether we like to be our own best friend or protector for oneself, or to be like the worst enemy of oneself. Allora, il Buddha diceva: noi possiamo essere il migliore amico di noi stesso, o il migliore protettore di noi stesso, o al contrario possiamo essere il nostro peggiore nemico. Questo insegnamento ha una relazione a questo insegnamento sul karma, in cui si dice che tutte le circostanze sono create dalla nostra mente. So if we want to choose ourselves becomes the best friend of ourselves or the protector for oneself, then the best way to do this is to guard our mind, our own mind. Allora, si dice, se vogliamo essere il nostro migliore amico, se vogliamo essere il nostro migliore protettore, la maniera di farlo è di guardare o proteggere la nostra propria mente. Out of the three doors of doing activity, physical, vocal, or mental, mental is the most important thing. If we take care of our mental state, then the rest of the sources of our activity will be very like virtual. Allora, ci sono azioni di corpo, parola e mente, però la mente è determinante, perché se la mente è positiva, lei ispira anche le azioni virtuosi
parola e corpo. If we fail to protect or we fail to guard our mind, and if it falls under the influence of our affliction, then it will cause lots of damage. It will wreak havoc more severe, far more severe than, let us say, unleashing mad elephant in a crowded gathering of people. Se invece lasciamo libera la nostra mente, generiamo una mente negativa che poi determina anche le nostre azioni di corpo e parola. Questo è molto pericoloso, molto dannoso, è molto più dannoso che lasciare un elefante selvaggio andare in un posto dove c'è un assembramento di persone. So this is as if we do not guard our mind and if we let it fall under the influence of our negative emotion, then it will throw us in our next life in the lower realm. So once we take rebirth in lower realm, then there is no chance for us to engage in virtuous action. So which means it's almost impossible for us to get free, to escape from that, because we hardly get any kind of opportunity to engage in virtuous action. Allora, se non proteggiamo la nostra mente, ci lasciamo dominare dalle afflizioni mentali e dalle emozioni negative, questa azione che facciamo ispirate da questa mente negativa ci porteranno anche in una cattiva rinascita. E poi una volta che siamo reincarnati in uno dei rami inferiori, sarà molto difficile per noi di praticare la virtù, allora è molto difficile risalire e per quello è così pericoloso. Therefore, we have to guard our mind very carefully. We have to tie it to toward the virtuous object. Most of the time in our text, our mind is compared to the mad elephant. So in order to tame that kind of mad elephant, we have to tie that mad elephant to a strong anchor with the iron rope. In that way, we can tame it. Similarly, if we want to tame our mind, which Buddha says, it is the heart of Buddha teaching. Buddha says that do virtuous action, refrain from engaging in non-virtuous action. And the last one is tame your mind, tame our own mind. So this is the essence of Buddha teaching. So in order to tame our mind, we have to tame it. Our mind, which is like mad elephant, has to tame it with the rope of mindfulness toward the strong anchor of virtuous things. Allora, noi dobbiamo assolutamente fare attenzione a quello che fa la nostra mente. E questo nei testi si parla spesso dell'elefante impazzito rispetto alla nostra mente. Allora si dice la nostra mente è come un elefante impazzito. Se questo elefante è fuori controllo può fare tanto danno. Allora cosa dobbiamo fare? Un elefante così deve essere bloccato, deve essere agganciato con un ferro attaccato a un palo molto solido e così impediamo che fa qualche danno.
Nella stessa maniera, l'elefante della nostra mente dovrebbe essere agganciato con la consapevolezza a un palo molto solido della virtù. Allora, con la consapevolezza controlliamo la nostra mente e la lasciamo, la attacchiamo alla virtù. It's 9. Okay. So I hope that it is clear for you how our present mind, the present state of mind is like the mad elephant. It is clear to all of us, because when we get an opportunity to indulge in some bad situation, then how our mind tend to be. There's a great tendency for our mind to fall into the bad things. So it shows that our mind is very like with the mad elephant. So I'm not going into detail about explaining it. So the important thing is, if our mind is like a mad elephant, then it is very important to guard our mind, not letting it indulging in destructive activity. Allora, spero che è diventato chiaro che la nostra mente può essere paragonato a un elefante impazzito, quanto è importante di domare questo elefante. Allora, questa è l'essenza di quello che volevo dire. If we have a sore on our feet, we will be very attentive to it. We will take great care when we are among the bustling, uncontrolled crowd, because we fear that it might get slightly hurt. It might get hurt if we do not care about it. Similarly, the wound of our mind should also be taken care of, because if we do not take care, when we are among the harmful, like surrounding harmful, like the circumstances, then it may not only get hurt, it may get crushed by the mountain of like suffering, unbearable suffering. Allora, se abbiamo una ferita al piede, per esempio, noi siamo molto attenti per non peggiorare questa ferita. Allora, se siamo tra la gente, se siamo in un affollamento di persone, ci muoviamo con grande cura per non peggiorare questa ferita. E nella stessa maniera dovremmo fare tanta attenzione alla nostra mente, perché anche la nostra mente è come molto sensibile, può essere facilmente ferita. E allora, se siamo tra la gente e soprattutto tra persone che sono un po' afflitti da tante emozioni negative, è facile che la mente peggiora e che finalmente andiamo ci impacchiamo a una strada che ci porta a grandi sofferenze. So it is very important to guard our mind. So here it may looks like contradiction between what I said in the part of the definition of consciousness with the function of the consciousness or mind. But there's no contradiction between these two. Earlier, I said that the very nature of our consciousness or mind is clear and knowing. Means it is like the essence of Buddha.
But when we talk about the function of consciousness or mind, we are talking about when it falls under the influence of affliction. So be very clear about that 2 point. So don't mix those two up. And if you mix them, then it seems like contradiction. Allora, forse abbiamo adesso l'impressione che la prima parte di quello che abbiamo detto oggi e la seconda parte sono un po' in contraddizione, però dobbiamo vedere molto chiaramente che prima parlavamo della natura della mente. La natura della mente ha questa purezza e chiarezza. E poi parlavamo della funzione della mente e in questo contesto parlavamo del fatto che la mente può essere afflitta da emozioni distruttive e che dobbiamo proteggerla per non cadere nella trappola di queste afflizioni. So with that, I'm concluding here. Allora, adesso concludiamo così. Ok, good night. Buonanotte. 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 E grazie.